Per anni ho creduto che per essere felice avrei dovuto aggiungere qualcosa alla mia vita. Più successo, più soldi, più viaggi. Ma mi sbagliavo di grosso. La verità, la mia felicità non era bloccata da ciò che mi mancava, ma da 11 comportamenti silenziosi che ripetevo ogni giorno senza nemmeno farci caso. E sono pronto a scommettere che almeno 7 di questi stanno sabotando anche te, proprio in questo momento. Senza che me ne accorgessi, certe abitudini mi stavano prosciugando le energie e rubando la gioia. Mi sentivo sempre stanco, distratto, con la testa piena di rumore inutile e la sensazione di correre a vuoto. Ero bloccato. E in questo video ti racconto 11 trappole silenziose in cui ero caduto e soprattutto come uscirne mi ha permesso di ritrovare pace e controllo. Non ti parlo da guru o da esperto, ma da amico che ha combattuto la sua battaglia e ha trovato una via d'uscita. Resta con me perché riconoscere queste trappole è il primo fondamentale passo per liberartene. La prima trappola, la più insidiosa, era il bisogno che tutto fosse perfetto. Il lavoro, la casa, persino una semplice chiacchierata. Ricordo di aver passato ore a riscrivere una singola email terrorizzato dall'idea di un errorino. Il risultato? I progetti importanti non li iniziavo mai, paralizzato dall'ansia di non essere all'altezza. Questo comportamento, noto come perfezionismo maladattivo, è una forma furbissima di procrastinazione. Ci raccontiamo che stiamo aspettando il momento giusto, ma in realtà stiamo solo scappando per paura di fallire e di essere giudicati. Il perfezionismo ci fa sentire sempre inadeguati perché l'asticella è irraggiungibile e ogni errore sembra un dramma personale, invece che un'occasione per imparare. Come ne sono uscito? Abbracciando il concetto di abbastanza buono. Mi sono dato delle scadenze rigide, costringendomi a chiudere i lavori anche se imperfetti. Ho sostituito la domanda «è perfetto?» con «funziona? Raggiunge lo scopo?» Accettare l'imperfezione non vuol dire accontentarsi, ma essere efficaci e proteggere la propria salute mentale. Ero quello che gli americani chiamano un people pleaser, un professionista del compiacere. Dicevo sì a tutto e a tutti, ogni richiesta, ogni invito, ogni favore. Lo facevo per non deludere, per essere ben voluto da chiunque. Ricordo un weekend in cui avevo incastrato un pranzo di famiglia, un aiuto per un trasloco e la revisione di un progetto. Ho passato 48 ore a correre come un pazzo, stressato e infelice solo per non dire no. Questo comportamento ti distrugge la felicità perché i bisogni degli altri vengono sempre prima dei tuoi. Ogni sì che dici agli altri è un no che dici a te stesso, al tuo riposo, ai tuoi hobby, al tempo per ricaricarti. Ti insegna che il tuo valore dipende dall'approvazione degli altri e ti lascia sfinito e pieno di risentimento. Ho dovuto imparare a vedere il no come un alleato. All'inizio è stata dura, ovviamente, mi sentivo in colpa. Ho cominciato in piccolo, con frasi come «mi piacerebbe un sacco, ma in questo periodo non ce la faccio». Oppure «grazie per aver pensato a me, ma stavolta devo passare». Ogni no detto con gentilezza era un sì al mio benessere. E ho scoperto una cosa pazzesca: le persone rispettano chi sa mettere dei paletti sani. La mia mente era una macchina del tempo rotta, incastrata a rimuginare sul passato o a catastrofizzare il futuro. Passavo ore a rivivere errori, conversazioni andate male e mi chiedevo: e se avessi fatto così? Oppure mi lanciavo avanti, immaginando i peggiori scenari possibili. Il presente semplicemente non esisteva. Vivere così è come guidare guardando solo lo specchietto retrovisore o cercando di vedere oltre la collina. Prima o poi ti schianti, è inevitabile. L'infelicità sguazza nella nostra assenza. Il passato non lo cambi e il futuro è quasi tutto fuori dal nostro controllo. Preoccuparsi quindi non fa che rubarci l'unica cosa che abbiamo davvero, il qui e ora. La soluzione per me è stata la pratica della mindfulness, una tecnica psicologica ben nota. Niente di mistico, non servono ore di meditazione. Ho iniziato con gesti semplici. Quando mangiavo mi concentravo sui sapori, senza telefono. Quando camminavo sentivo i piedi per terra e l'aria sul viso. Ho imparato a notare quando la mente partiva per la tangente e a riportarla al presente, con gentilezza e soprattutto senza giudicarmi. Questo mi ha restituito la capacità di godermi le piccole cose.
Scrollare i social era diventato un rito tossico. Passavo ore a guardare vite apparentemente perfette degli altri, vacanze da sogno, successi clamorosi, famiglie da pubblicità. Ogni post, ogni storia era una pugnalata piccola ma potente alla mia autostima. Mi sentivo un fallito, sempre un passo indietro, come se la mia vita fosse l'unica in bianco e nero. Il confronto con i social è una trappola micidiale perché ci fa misurare con una realtà finta, filtrata e soprattutto costruita d'arte. Mettiamo a confronto i nostri momenti peggiori con i loro momenti migliori. Una battaglia persa in partenza. E questo divario tra la vita vera e quella che vediamo online genera un'insoddisfazione profonda, un'ansia e perfino sentimenti depressivi. La mia mossa? Ho smesso di seguire chiunque mi facesse sentire inadeguato. Ho impostato dei limiti di tempo sulle app e ho tolto quasi tutte le notifiche. Ma il vero cambio di marcia è stato trasformare il confronto in ispirazione. Invece di pensare non sarò mai così, ho iniziato a chiedermi cosa posso imparare da questa persona. Quale piccolo passo posso fare oggi per avvicinarmi a un mio obiettivo? Ero convinto che fare più cose insieme fosse il superpotere delle persone produttive. Rispondevo alle mail durante le riunioni, ascoltavo un podcast mentre scrivevo un report, cucinavo parlando al telefono. Mi sentivo un fenomeno, ma a fine giornata ero a pezzi e con la sensazione di aver fatto tutto male. La verità, confermata dalla scienza, è che il nostro cervello non è multitasking, come molti pensano, ma fa task switching, cioè salta velocemente da un compito all'altro. Questo processo non solo costa un'energia mentale enorme, ma diversi studi suggeriscono che possa ridurre l'efficienza fino al 40% e aumentare la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Il multitasking cronico, poi, rende smemorati, deconcentrati e ci impedisce di entrare in quello stato di flow, quel flusso in cui siamo davvero creativi e soddisfatti. La mia cura è stata il monotasking. Ho iniziato a dedicare blocchi di tempo a una sola, singola attività. Quando lavoro, chiudo tutto il resto e metto il telefono in un'altra stanza. Quando parlo con qualcuno, quella persona ha tutta la mia attenzione. Il risultato? Un lavoro di qualità superiore, meno stress e il piacere di essere totalmente immerso in quello che faccio. Ero diventato un lamentatore seriale. Il traffico, il tempo, il capo, le piccole noie quotidiane. La lamentela era il mio intercalare, il mio modo di rompere il ghiaccio. Credevo fosse un modo innocuo di sfogarmi, ma in realtà stavo solo avvelenando la mia mente. Lamentarsi crea un loop di negatività. Quando ci lamentiamo, alleniamo il cervello a cercare solo quello che non va, ignorando tutto il resto. Non solo non risolve i problemi, come puoi immaginare, ma ci fa sentire impotenti, vittime delle circostanze. In più, lamentarsi di continuo rilascia ormoni dello stress, che a lungo andare possono persino danneggiare la memoria e la capacità di risolvere i problemi. Ho deciso quindi di provare un digiuno dalla lamentela, chiamiamolo così. Per una settimana mi sono vietato di lamentarmi. Se sentivo l'impulso, dovevo fermarmi e riformulare il pensiero. 1. Posso farci qualcosa? 2. C'è una lezione o un lato positivo? 3. Posso semplicemente lasciar perdere? Questo piccolo esercizio mi ha riprogrammato, facendomi passare da una mentalità passiva a una proattiva. Lo so che questi possono sembrare tanti cambiamenti, ma ti assicuro una cosa: basta iniziare da uno solo per fare una differenza che non ti aspetti neanche. Riconoscere queste abitudini è come accendere la luce in una stanza buia. Certo, all'inizio vedi solo il caos, ma finalmente hai la possibilità di rimettere in ordine. Resta con me fino alla fine perché i prossimi comportamenti sono i più subdoli, quelli che spesso si travestono da pregi. La mia casa e la mia testa erano un caos. Armadi pieni di roba che non mettevo da anni perché, non si sa mai. Mensole piene di cianfrusaglie e una mente affollata di preoccupazioni, rancori e pensieri in loop. Questo accumulo fisico e mentale mi prosciugava senza neanche che me ne rendessi conto. Il disordine esterno crea disordine interno. Un ambiente caotico rende difficile concentrarsi e rilassarsi. E allo stesso modo il clutter mentale, ovvero quel groviglio di pensieri negativi e preoccupazioni che continuiamo tutti noi a masticare, ci tiene in una sorta di stato di allerta perenne, alimentando quindi l'ansia. Non lasciare andare il passato, che sia un vecchio maglione, un vecchio rancore, ci impedisce di far spazio al nuovo. Ho iniziato quindi un doppio decluttering. Fisicamente ho adottato la regola 1 dentro,
uno fuori e ho iniziato a donare o buttar via tutto ciò che non usavo o amavo da più di un anno. Mentalmente ho cominciato a praticare lo scarico mentale. Ogni sera, prima di dormire, butto su un quaderno tutte le mie preoccupazioni e magari anche i compiti che mi frullano per la testa. Metterli su carta li toglie dalla mia mente e mi permette finalmente di riposare. Ero di quelli che pensano che la felicità sia solo una questione di testa. Risultato? Trascuravo completamente il mio corpo. Dormivo poco, mangiavo male, zero attività fisica. La scusa era, non ho tempo. La verità è che non lo ritenevo una priorità, senza capire che stavo sabotando la chimica stessa della mia felicità. Mente e corpo sono un sistema unico e indivisibile. Non puoi avere una mente felice in un corpo sfinito e malnutrito. La mancanza di sonno sballa l'umore e ci rende tutti irritabili. Una cattiva alimentazione ci toglie l'energia per affrontare la giornata. L'inattività fisica impedisce il rilascio di endorfine, che sono i nostri antidepressivi naturali. Trascurare il corpo è come pretendere che una Ferrari vada a meraviglia facendolo il pieno con l'acqua. Non ho fatto rivoluzioni, ho iniziato con una passeggiata di 20 minuti al giorno. Ho deciso di andare a letto 30 minuti prima. Ho iniziato a bere più acqua e a sostituire uno snack industriale con un frutto. Piccoli passi ovviamente, ma costanti, che in poche settimane hanno avuto un impatto gigantesco sulla mia energia e sul mio umore. Nelle discussioni il mio obiettivo non era capire, era vincere. Dovevo avere l'ultima parola, dimostrare che avevo ragione io. E questo bisogno di impormi a tutti i costi stava avvelenando le mie relazioni, trasformando ogni dialogo in una potenziale battaglia. Non ascoltavo per comprendere, ma solo per trovare il punto debole dell'altro e contrattaccare. Questa abitudine nasce dall'ego fragile e dall'insicurezza. Leghiamo il nostro valore alle nostre opinioni. Quindi se qualcuno le mette in dubbio, ci sentiamo attaccati sul personale. Voler avere sempre ragione ci impedisce di imparare, di crescere e, cosa più importante, di creare legami veri con gli altri. Uccide l'empatia e costruisce muri al posto di ponti. Il mio mantra è diventato: vuoi essere felice o vuoi avere ragione? Ho iniziato a praticare l'ascolto attivo. Invece di preparare la mia replica, mi concentravo davvero su quello che l'altra persona stava dicendo, cercando di capire il suo punto di vista. Ho imparato a dire frasi come «capisco perché la pensi così», oppure «è un punto di vista interessante a cui non avevo pensato». Scegliere di salvare la relazione invece che l'orgoglio è stato liberatorio. Sarò felice quando avrò quella promozione? Andrò in vacanza? Comprerò quella casa? Era il mio disco rotto. Rimandavo sempre la felicità a un evento futuro, a una condizione da raggiungere, e vivevo una perenne sala d'attesa, convinto che la vera vita sarebbe iniziata dopo. Questa è una delle trappole più comuni e pericolose. Mettendo la felicità in un futuro che è ipotetico, lo sappiamo, stiamo di fatto svalutando il nostro presente. E anche quando raggiungiamo quell'obiettivo, la gioia dura un attimo, perché subito dopo spostiamo l'asticella su un nuovo quando. È una rincorsa senza fine che genera solo frustrazione e la sensazione che non sia mai abbastanza. Questo concetto è al centro di teorie psicologiche come l'Acceptance and Commitment Therapy, che parla proprio della trappola della felicità. Ho smesso di aspettare, applicando una tecnica nota come gratitudine attiva. Ogni giorno mi prendo 2 minuti, passano soltanto 2 minuti, per trovare 3 cose specifiche per cui sono grato adesso. Non cose enormi, ma dettagli. Il sapore del caffè, una telefonata inaspettata, il sole che entra dalla finestra. Questo semplice esercizio ha riprogrammato il mio cervello a cercare e apprezzare la felicità che è già qui. La mia mente era un tribunale sempre in sessione. E io ero il giudice più severo di tutti, soprattutto con me stesso. Ogni errore era una condanna, ogni difetto una prova della mia inadeguatezza. Ma non risparmiavo nemmeno gli altri, criticando le loro scelte, il loro aspetto, i loro comportamenti. Era un modo del tutto illusorio per sentirmi superiore. Il giudizio costante è un veleno. L'autocritica distrugge l'autostima e alimenta la paura di agire. Giudicare gli altri invece ci isola. Ci impedisce di provare empatia e ci fa vedere il mondo in bianco e nero, pieno di difetti. È un'abitudine che ci intrappola in un circolo di negatività, impedendoci di connetterci davvero con noi stessi e con il prossimo. La soluzione è stata coltivare la compassione. Quando mi accorgo che mi sto giudicando,
Provo a parlarmi come parlerei a un caro amico che ha sbagliato. Quando mi sorprendo a giudicare qualcun altro, mi fermo e mi ricordo che non conosco la sua storia, non conosco le sue battaglie, le sue ragioni. Ho sostituito il giudizio con la curiosità, chiedendomi chissà perché si comporta così, invece di emettere sentenze. Queste erano le 11 trappole silenziose che mi hanno tenuto in ostaggio per anni. Riconoscerle è stato il primo gigantesco passo per riprendermi la vita. Non è stato un processo facile, ovviamente, ma neanche veloce. È una scelta consapevole da rinnovare ogni giorno. Ma eliminare questi comportamenti mi ha restituito energia, lucidità e una pace che non credevo possibile. La felicità, questo l'ho capito nel tempo, non è una destinazione, ma la strada che costruisci quando smetti di sabotarti da solo. La mia sfida per te è questa: scegli una di queste abitudini, soltanto una, quella che ti ha colpito di più, e impegnati a lavorarci su per i prossimi mesi. La ricerca mostra che per creare un'abitudine solida ci vogliono in media circa 66 giorni, non la favoletta dei 21. Diamoci un obiettivo realistico. Scrivi nei commenti quale abitudine sceglierai come un impegno pubblico con te stesso e con tutti noi. Condividere il viaggio ci rende tutti più forti. Se questo video ti ha dato anche un solo spunto utile, lascia un like per supportare il canale. Magari iscriviti per non perdere i prossimi contenuti. Ti aiuteranno a ritrovare serenità e a costruire la vita che vuoi davvero. Grazie per il tuo tempo e ci vediamo al prossimo video.